Immagina per un istante che esista qualcosa nella tua vita, nascosto sotto la superficie, che ha silenziosamente influenzato ogni tua scelta. Una presenza invisibile che intreccia i fili delle tue decisioni e crea schemi ricorrenti, come quei cicli in cui ti senti intrappolato, incapace di andare avanti. Ti sei mai chiesto perché, nonostante i tuoi migliori sforzi, alcuni problemi sembrano semplicemente non volerti lasciare? Ripensa a quelle volte in cui hai preso una decisione importante. Cambiare lavoro, porre fine a una relazione tossica, iniziare una nuova abitudine per migliorare te stesso. Hai iniziato con entusiasmo, convinto che fosse il momento giusto, ma poi, all'improvviso, una forza misteriosa ti ha bloccato. Un freno invisibile e silenzioso, eppure incredibilmente potente. E se ti dicessi che questa forza non è il caso, né la sfortuna, ma qualcosa che vive dentro di te, qualcosa che non hai mai osato esplorare, un territorio inesplorato, nascosto nel profondo della tua mente, che dirige le tue azioni senza che tu ne sia consapevole. Carl Jung, uno dei più grandi pensatori del comportamento umano, ha descritto questa verità con una frase che è al tempo stesso un enigma e una rivelazione. Finché non renderai conscio l'inconscio, esso dirigerà la tua vita e lo chiamerai destino. Queste parole non sono solo affascinanti, sono una chiave per liberarti da quel senso di smarrimento e iniziare a comprendere veramente te stesso. Queste parole hanno un peso immenso. Indicano qualcosa che molti di noi ignorano. Dentro ogni persona c'è un territorio vasto e inesplorato che influenza le nostre azioni, le nostre emozioni e persino i nostri fallimenti. Non è solo un'idea filosofica, ma la chiave per capire perché potresti sentirti bloccato in cicli ripetitivi e, cosa ancora più importante, come puoi finalmente romperli. Oggi voglio portarti in un viaggio che potrebbe trasformare il modo in cui comprendi te stesso, le tue scelte e persino il tuo futuro. Alla fine di questo viaggio potresti scoprire qualcosa di straordinario. La forza che ti manca per raggiungere il tuo vero potenziale si trova esattamente nel luogo che temi di affrontare. Immagina la tua mente come un iceberg che galleggia in un vasto oceano. Quella piccola parte visibile sopra la superficie, circa il 10%, è ciò che chiamiamo mente cosciente. È la parte di te che pianifica, prende decisioni e interagisce con il mondo. Ma sotto la linea di galleggiamento, immerso nell'abisso profondo e invisibile, si trova il restante 90%. Questa vasta parte sommersa è il tuo inconscio, fatto di ricordi, credenze, paure, desideri e impulsi di cui forse non sei nemmeno consapevole. Ed ecco l'aspetto più affascinante. Anche se non te ne rendi conto, è questa parte nascosta che controlla davvero le tue azioni. Ricorda l'ultima volta che hai provato a cambiare qualcosa nella tua vita e hai sentito che, nonostante tutti gli sforzi fatti, qualcosa ti stava fermando. Forse era una paura inspiegabile o quella voce interiore che ti diceva che non eri capace. Questo non è stato il risultato di sfortuna o mancanza di disciplina, ma l'azione del tuo inconscio, una forza invisibile e potente. Adesso lascia che ti chieda: cosa si nasconde in quella parte di te? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo esplorare un concetto affascinante introdotto da Carl Jung: l'ombra. Fin dall'infanzia siamo modellati da regole, aspettative e convinzioni su ciò che è giusto e sbagliato. Impariamo cosa dobbiamo mostrare al mondo per essere accettati e cosa dobbiamo nascondere. Così creiamo una maschera o persona che usiamo per adattarci alla società. Questa maschera è utile. Ci aiuta a orientarci tra le richieste del mondo e ad adempiere ai nostri ruoli sociali.
Ma ha anche un costo. Mentre mostriamo al mondo una versione accettabile di noi stessi, nascondiamo tutto ciò che riteniamo inappropriato. E cosa succede a queste parti nascoste? Non scompaiono. Vanno nel seminterrato della nostra mente, uno spazio oscuro che Jung chiamava ombra. Nell'ombra vengono immagazzinate le nostre paure, i desideri repressi, la rabbia, gli impulsi e persino i talenti che abbiamo scartato perché pensavamo non fossero adeguati. Pensa all'ombra come a un baule chiuso a chiave, nascosto nella soffitta della tua mente. Ma ecco il dettaglio più importante. Ciò che c'è in quel baule non è solo pericoloso o spaventoso, ma contiene anche un potere immenso. Più cerchiamo di ignorare o reprimere l'ombra, più essa cresce e alla fine trova il modo di manifestarsi, spesso in modi distruttivi. Ti è mai capitato di perdere la pazienza inaspettatamente o di autosabotarti? Questi episodi non sono altro che il riflesso delle parti di te che sono state ignorate per troppo tempo. Ed ecco il paradosso. Più scappiamo dall'ombra, più potere le diamo. Al contrario, più affrontiamo questo lato nascosto, più diventiamo integri. Jung credeva che lo scopo della vita non fosse raggiungere la perfezione, ma piuttosto raggiungere la pienezza, l'accettazione di tutte le parti di noi stessi, sia la luce che l'oscurità. Questo processo, chiamato individuazione, è il segreto per vivere in modo autentico ed equilibrato. Tuttavia, affrontare l'ombra è spaventoso. Dopotutto, sembra nascondere solo dolore e debolezza. Ma se ti dicessi che l'ombra contiene anche qualcosa che cerchi da molto tempo? L'ombra non è solo un deposito di traumi e paure. Contiene anche creatività, passione e forza, qualità che potresti aver represso perché pensavi fossero inadeguate o pericolose. Ad esempio, forse hai nascosto la tua ambizione per paura di apparire egoista. Oppure hai represso la tua rabbia perché hai imparato che era qualcosa di sbagliato. Ma cosa accadrebbe se questi sentimenti potessero essere trasformati in strumenti per crescere, stabilire confini sani e raggiungere i tuoi obiettivi? Ora chiediti, quale parte di me ho paura di affrontare? Questa domanda può sembrare scomoda, ma è il punto di partenza per la trasformazione. Perché tutto ciò che cerchi, successo, libertà, amore, scopo, è più vicino di quanto pensi. È dentro di te, proprio in quella parte che eviti di guardare. Immagina per un momento cosa potresti scoprire aprendo la porta alla tua ombra. Preparati, perché la risposta potrebbe cambiare tutto. Questa è solo la superficie dell'iceberg. Ciò che è nascosto nel profondo della tua mente aspetta di essere scoperto. Nella parte successiva di questo viaggio esploreremo come affrontare l'ombra e iniziare il processo di trasformazione. Ti sei mai sorpreso a reagire in modo sproporzionato a qualcosa di apparentemente piccolo? Una semplice critica che ti ha lasciato in preda alla rabbia o un commento innocente che ti ha fatto precipitare nella tristezza o nella vergogna. E se queste reazioni non fossero solo emozioni momentanee, ma echi di qualcosa di molto più profondo? Potrebbero essere il riflesso di una parte di te che hai evitato di affrontare. Da piccoli impariamo a nascondere alcune parti di noi stessi. Prendiamo un semplice esempio. Da bambino, forse sei stato sgridato per aver mostrato rabbia. Ti hanno detto qualcosa del tipo «Non è bello essere arrabbiati» o «Sei egoista». Col tempo hai iniziato ad associare queste emozioni a qualcosa di sbagliato, di inaccettabile. Ma ciò non significa che quelle parti siano scomparse. Sono state spinte verso l'interno, nell'ombra, dove continuano a esistere, crescendo mentre cerchi di ignorarle. Pensala come una soffitta buia piena di scatole mai aperte. Ogni volta che nascondi un'emozione, un desiderio o una parte di te, è come aggiungere un'altra scatola a quella soffitta.
Un giorno, però, quella soffitta diventa così piena che le scatole iniziano a cadere e i loro contenuti appaiono nella tua vita sotto forma di esplosioni di rabbia, sabotaggio personale o persino malattie fisiche. Ma ecco il segreto. L'ombra non è solo un deposito di emozioni difficili, possiede anche qualità incredibili che hai imparato a reprimere, ed è proprio per questo che affrontarla è così trasformativo. Permettimi di raccontarti una storia che potrebbe risuonare con te. Anna, una giovane insegnante di 35 anni, era amata dai suoi studenti, rispettata dai colleghi e ammirata dalla sua comunità. Sembrava avere tutto: un lavoro stabile, una vita sociale attiva e un sorriso che ispirava fiducia. Eppure, dentro di sé, Anna si sentiva costantemente sull'orlo del crollo. Non sapeva dire di no. Accettava incarichi extra, si occupava di tutto ciò che le veniva chiesto e sacrificava il suo tempo libero per aiutare gli altri. Ogni volta che si trovava di fronte a una richiesta, la sua mente formulava un rifiuto, ma le parole che uscivano dalla sua bocca erano sempre: «Certo, posso farlo io». Il risultato? Anna era esausta, stressata e sentiva di non essere mai abbastanza, nonostante tutti la lodassero per la sua disponibilità. Un giorno, durante una riunione scolastica, il preside lodò pubblicamente il lavoro di Anna, ringraziandola per essersi sobbarcata un progetto complesso che nessun altro aveva voluto prendere in carico. Mentre gli altri applaudivano, Anna sentì un nodo allo stomaco. Non si sentiva orgogliosa o appagata. Si sentiva arrabbiata, ma non con gli altri, con se stessa. Fu allora che qualcosa cambiò. Anna capì che quella rabbia non era un'emozione casuale, ma un segnale. Aveva represso per anni il suo desiderio di stabilire confini e prendersi cura di se stessa. La sua disponibilità non era un tratto della sua personalità, ma una maschera che aveva imparato a indossare per evitare il rifiuto. Da bambina, ogni volta che esprimeva un bisogno personale, veniva accusata di essere egoista. Così aveva imparato a soffocare i suoi desideri per compiacere gli altri. Il viaggio di Anna verso l'integrazione della sua ombra iniziò con un piccolo passo. Disse no a un incarico che avrebbe richiesto più energie di quelle che aveva da offrire. Quel no, pronunciato con esitazione e paura, rappresentò una vittoria enorme. Non fu facile. Le voci interiori che la accusavano di essere egoista tornarono a farsi sentire, ma ogni volta Anna si ricordava che prendersi cura di sé non era egoismo, era una forma di rispetto. Ora chiediti, quale parte di te sta cercando di farsi sentire, ma viene soffocata dalla maschera che presenti al mondo? L'ombra di Anna era la sua rabbia, un'emozione che aveva sempre considerato sbagliata. Ma quella rabbia era in realtà un campanello d'allarme, un richiamo a riconoscere i suoi bisogni e a stabilire dei confini. Questo è il paradosso dell'ombra. Più cerchi di ignorarla, più trova modi per manifestarsi, con il malumore, con lo stress o con quel senso di insoddisfazione che non riesci a spiegare. L'ombra non scompare se la ignori. Al contrario, cresce e aspetta il momento giusto per emergere, spesso in modo incontrollato. Ma quando scegli di affrontarla, quando smetti di vederla come un nemico e inizi a trattarla come una parte di te che merita attenzione, tutto cambia. L'ombra smette di essere una forza distruttiva e si trasforma in un potente alleato. Un altro esempio è Luca, un giovane imprenditore nel settore del design. Aveva talento, creatività e un team che credeva in lui, ma ogni volta che un cliente lodava il suo lavoro, Luca sminuiva il proprio successo con frasi del tipo «Ho solo avuto fortuna» o «È tutto merito del team, io non ho fatto nulla di speciale». Questa falsa modestia sembrava umiltà, ma era un sintomo di qualcosa di più profondo. Da bambino,
Luca aveva sentito ripetere dai suoi genitori che non bisognava mai vantarsi e che il successo altrui era sempre più importante del proprio. Quelle parole, pur dette con buone intenzioni, lo avevano portato a sviluppare una convinzione inconscia. Non meritava di essere celebrato. Questo schema si era radicato così profondamente che, nonostante il suo talento, Luca non riusciva a riconoscere il proprio valore. Quando Luca decise di affrontare la sua ombra, capì che quel senso di inadeguatezza non era la realtà, ma una narrazione che si portava dietro da troppo tempo. Il primo passo fu semplicemente accettare i complimenti senza sminuirsi. All'inizio fu difficile. Quelle vecchie convinzioni continuavano a emergere, ma con il tempo Luca iniziò a riscrivere la sua storia. Non solo diventò più sicuro di sé, ma scoprì che la sua vulnerabilità era una risorsa. La capacità di riconoscere le sue insicurezze lo rendeva più empatico verso gli altri e più autentico nel suo lavoro. Quindi ti chiedo di nuovo, quale parte di te hai evitato di guardare? Forse è un'emozione che ti mette a disagio, come la rabbia o la paura. Forse è una convinzione che hai interiorizzato da anni. Qualunque cosa sia, ricordati che affrontare la tua ombra non è un segno di debolezza. È un atto di coraggio che può liberarti e aiutarti a scoprire il tuo vero potenziale. Adesso chiediti, quale narrazione è nascosta nella tua ombra, in attesa di essere riscritta? Affrontare la tua ombra non è facile. Richiede coraggio, vulnerabilità e soprattutto la volontà di guardare parti di te stesso che hai evitato per anni. Ma ecco perché ne vale la pena. La tua ombra non è solo un magazzino di debolezze e paure. Contiene anche i tuoi più grandi talenti, passioni e punti di forza. Pensaci. E se quella parte di te che hai sempre cercato di nascondere fosse in realtà la chiave per sbloccare il tuo vero potenziale? Quando inizi a integrare la tua ombra, accade qualcosa di straordinario. Smetti di sprecare energia cercando di nascondere chi sei e inizi a usarla per costruire chi vuoi essere. Questo processo richiede tempo e dedizione, ma ogni passo che fai ti avvicina a una versione più autentica di te stesso. Pensa a tutte le volte in cui hai represso un'emozione, un desiderio o un impulso, perché pensavi non fosse accettabile. Ogni volta hai contribuito a costruire quella soffitta piena di scatole di cui abbiamo parlato. Ma ora hai l'opportunità di iniziare a esplorarle, una alla volta. Immagina come sarebbe vivere senza portare il peso di dover apparire perfetto o nascondere le tue emozioni per compiacere gli altri. L'energia che oggi usi per mantenere una maschera potrebbe essere reinvestita nel creare relazioni più vere, obiettivi più ambiziosi e, soprattutto, una connessione più profonda con te stesso. Non si tratta di eliminare l'ombra, ma di accettarla come parte integrante di chi sei. È come imparare a convivere con un coinquilino scomodo che, una volta conosciuto meglio, si rivela essere una fonte di saggezza e forza. L'ombra comunica con te in modi sottili ma persistenti. Può manifestarsi attraverso sogni strani, reazioni eccessive o persino malesseri fisici. Quando provi un'emozione intensa, come rabbia o vergogna, chiediti cosa sta cercando di dirti. Ad esempio, una rabbia improvvisa potrebbe indicare che stai ignorando un tuo bisogno, come stabilire dei confini. La vergogna potrebbe segnalarti una convinzione limitante che hai interiorizzato anni fa e che ora è pronta per essere rivista. Ogni emozione difficile è un messaggio, una porta che puoi decidere di aprire o ignorare. Ma se scegli di aprirla, scoprirai qualcosa di nuovo su te stesso. Affrontare l'ombra non significa diventare perfetti. Jung diceva che lo scopo della vita non è la perfezione, ma la pienezza. La perfezione è un ideale irraggiungibile, mentre la pienezza implica accettare ogni parte di te stesso, sia la luce che l'oscurità.
Questo non è solo un processo individuale, ma anche un modo per migliorare le tue relazioni. Quando impari a riconoscere e accettare la tua ombra, diventi più compassionevole verso le ombre degli altri. Le critiche ti toccano meno, perché non proietti più le tue insicurezze sugli altri. Le relazioni diventano più autentiche, perché non senti più il bisogno di nascondere chi sei veramente. Pensa a qualcuno nella tua vita che ammiri. È probabile che non sia una persona perfetta, ma qualcuno che ha imparato a trasformare le sue vulnerabilità in punti di forza. Questo è il potere dell'integrazione dell'ombra. Non si tratta di cancellare i tuoi difetti, ma di trasformarli in alleati. Quando accetti la tua ombra, inizi a vedere che ogni parte di te ha un ruolo da giocare. Anche la rabbia, la paura o l'ambizione, se canalizzate nel modo giusto, possono diventare strumenti per crescere e realizzarti. Ora fermati per un momento e chiediti: quale parte di me ho paura di guardare? Potrebbe essere un'emozione, un ricordo o una convinzione che ti fa sentire a disagio. Invece di evitarla, prova a esplorarla. Prendi un quaderno e scrivi i tuoi pensieri. Cosa provi quando pensi a quella parte di te? Quali sono le storie che ti racconti su di lei? Questo esercizio potrebbe sembrare semplice, ma è incredibilmente potente. Quando metti nero su bianco ciò che provi, inizi a creare spazio tra te e le emozioni che hai represso. Quel semplice atto di scrittura può essere il primo passo per trasformare la tua relazione con te stesso. Ricorda che non sei solo in questo viaggio. Molti di noi affrontano le stesse sfide, anche se in modi diversi. La società ci insegna a nascondere le nostre imperfezioni, a mostrarci sempre forti e in controllo. Ma la verità è che la forza non viene dal nascondere ciò che siamo, bensì dall'accettarlo. Quando ti permetti di essere vulnerabile, scopri una forza che non avresti mai immaginato di avere. Questa è la forza dell'autenticità, la capacità di vivere in armonia con tutte le parti di te stesso. Ora immagina come sarebbe la tua vita se non dovessi più lottare contro te stesso. Se potessi utilizzare ogni tua emozione, talento e desiderio per costruire qualcosa di significativo. Questo non è un sogno irraggiungibile, ma una possibilità reale che inizia con una decisione: accettare ciò che sei, ombre comprese. La tua ombra non è un nemico, ma una guida. È lì per aiutarti a crescere, a scoprire parti di te che non hai mai osato esplorare. Forse troverai dolore, ma troverai anche forza. Forse troverai paura, ma troverai anche coraggio. Questo viaggio richiede coraggio, ma la ricompensa è incomparabile. Una vita più autentica, più equilibrata e più piena. Tutto ciò che cerchi è già dentro di te, nascosto nell'ombra. Ora è il momento di iniziare a esplorare. Per iniziare a esplorare la tua ombra, non serve fare tutto in una volta. Si tratta di piccoli passi, di momenti di consapevolezza, in cui scegli di guardarti dentro senza giudicarti. Ogni emozione che ti disturba è un'opportunità. Quando ti senti arrabbiato, spaventato o vulnerabile, chiediti: cosa sta cercando di dirmi questa emozione? Potresti scoprire che dietro la tua rabbia c'è un bisogno di essere rispettato, o che dietro la tua paura c'è il desiderio di proteggerti. L'obiettivo non è combattere queste emozioni, ma comprenderle e usarle come strumenti per crescere. Immagina cosa accadrebbe se iniziassi a vedere le tue emozioni difficili come alleate invece che come nemiche. Ogni volta che ti permetti di esplorarle, liberi energia che prima veniva spesa nel reprimerle. Questa energia può essere utilizzata per creare, per connetterti con gli altri e per raggiungere i tuoi obiettivi. Non è un processo rapido, ma con il tempo inizierai a notare cambiamenti profondi nella tua vita. Le reazioni eccessive diventeranno meno frequenti. Ti sentirai più sicuro di te stesso
e più allineato con chi sei veramente. Ricorda che la tua ombra non è lì per punirti. È una parte di te che vuole essere ascoltata e integrata. Non è un ostacolo, ma una porta. Quando decidi di attraversarla, scopri che tutto ciò che hai sempre cercato è più vicino di quanto pensassi. Il successo, l'amore, la libertà non si trovano fuori di te, ma dentro di te, nascosti nell'ombra. Il coraggio di affrontarla è ciò che ti permette di vivere in modo autentico e di liberarti dai cicli ripetitivi che ti tengono bloccato. La tua ombra è come un terreno fertile che aspetta di essere coltivato. Dentro di lei ci sono semi di talento, creatività e forza che non hai ancora scoperto. Forse hai sempre pensato che queste parti di te fossero inadeguate, ma ora è il momento di rivalutarle. Cosa accadrebbe se iniziassi a usare la tua ambizione, la tua rabbia o la tua vulnerabilità come strumenti per crescere? Cosa accadrebbe se smettessi di vedere le tue imperfezioni come difetti e iniziassi a vederle come risorse? Quando inizi a lavorare con la tua ombra, la tua vita cambia. Non perché diventi una persona completamente diversa, ma perché inizi a vivere in modo più autentico. Smetti di nasconderti, smetti di lottare contro te stesso e inizi a vivere con più leggerezza e consapevolezza. Questo è il potere dell'integrazione dell'ombra. È un viaggio che richiede coraggio, ma che offre ricompense straordinarie. Ora che sei arrivato fin qui, voglio invitarti a riflettere su un semplice esercizio. Prendi un momento per chiudere gli occhi e chiediti: quale parte di me ho evitato di affrontare? Potrebbe essere una paura, un'emozione o una convinzione che hai portato con te per anni. Scrivila su un foglio senza giudicarti. Questo piccolo gesto può essere il primo passo per iniziare a trasformare la tua ombra in un alleato. Ricorda, tutto ciò di cui hai bisogno per vivere pienamente è già dentro di te. La tua ombra non è un nemico, ma una guida. Accettala, ascoltala e permettile di mostrarti il tuo vero potenziale. Quando inizi a dialogare con la tua ombra, non tutto sarà semplice o immediato. Ci saranno momenti di resistenza, momenti in cui ti sembrerà più facile tornare alle vecchie abitudini, ignorare ciò che hai scoperto e continuare a vivere come hai sempre fatto. Ma ogni volta che scegli di affrontare un'emozione difficile o di guardare una parte di te stesso che hai represso, stai compiendo un atto di coraggio che ti avvicina alla pienezza. Immagina la tua vita come un mosaico. Ogni pezzo rappresenta un aspetto di te, le tue paure, le tue gioie, i tuoi sogni, le tue insicurezze. Quando eviti di affrontare la tua ombra, lasci alcuni pezzi fuori dal quadro e il risultato è incompleto. Invece, integrando ogni parte di te stesso, anche quelle che ti sembrano scomode o sbagliate, inizi a vedere l'immagine nella sua totalità. È un'immagine di autenticità, di forza e di bellezza, perché è tua, unica e completa. Pensa a come questo cambiamento può influenzare non solo il tuo rapporto con te stesso, ma anche con le persone che ti circondano. Quando inizi a integrare la tua ombra, diventi più consapevole dei tuoi schemi e delle tue proiezioni. Ti accorgi che molte delle critiche che fai agli altri riflettono parti di te che non hai ancora accettato. Ti accorgi che i conflitti che vivi nelle relazioni sono spesso il risultato di dinamiche irrisolte dentro di te. Questa consapevolezza ti permette di rispondere in modo diverso, di essere più compassionevole, più paziente e più aperto. Il viaggio nell'ombra non è un processo lineare. È come scalare una montagna. A volte ti sentirai stanco, a volte ti sembrerà di non fare progressi, ma ogni passo che fai ti avvicina alla vetta. E quando raggiungi quel punto in cui puoi guardarti indietro e vedere quanto sei cresciuto, ti rendi conto che ne è valsa la pena. Non perché sei diventato perfetto,
ma perché hai imparato a essere te stesso. Questa è la verità fondamentale. Non hai bisogno di essere qualcun altro per vivere una vita piena. Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te. La tua forza, la tua creatività, il tuo coraggio sono lì, nascosti dietro le parti di te che hai evitato di guardare. Quando scegli di affrontare queste parti, inizi a liberare il tuo potenziale. Inizi a vivere con più leggerezza, con più autenticità e con più gratitudine per ciò che sei. Ora è il momento di prendere una decisione. Puoi continuare a ignorare la tua ombra, a lasciare che essa influenzi la tua vita in modo invisibile e incontrollato. Oppure puoi scegliere di affrontarla, di esplorarla e di usarla come una risorsa. Questa scelta richiede coraggio, ma è anche l'inizio di una trasformazione che può cambiarti profondamente. Immagina come sarebbe svegliarti ogni giorno con la sensazione di essere in pace con te stesso, di non dover più fingere, di non dover più nascondere le tue emozioni o i tuoi desideri. Immagina di sentirti completo, di poter guardare il mondo con occhi nuovi, senza il peso delle aspettative o dei giudizi che hai portato con te per così tanto tempo. Questo è ciò che ti aspetta quando scegli di integrare la tua ombra. La strada non sarà sempre facile, ma ogni passo che fai ti porterà più vicino alla vita che desideri. Non importa da dove inizi. Ogni piccolo gesto di consapevolezza, ogni momento in cui scegli di ascoltare invece di giudicare, è un passo verso una maggiore autenticità. Ricorda che non sei solo in questo viaggio. Molti altri, come te, stanno affrontando le loro ombre, scoprendo il loro potenziale e creando vite più autentiche. Il tuo viaggio è unico, ma il messaggio è universale. Ciò che cerchi non è fuori di te, ma dentro di te. La tua ombra non è un ostacolo, ma una guida. E ora che hai iniziato questo percorso, non fermarti. Continua a esplorare, a imparare e a crescere, perché tutto ciò che desideri è già lì, dentro di te, in attesa che tu abbia il coraggio di scoprirlo. Ricorda che affrontare l'ombra è un viaggio, non una destinazione. Non devi avere tutte le risposte subito né cambiare tutto in un solo giorno. Ogni passo che fai verso una maggiore consapevolezza è un passo nella giusta direzione. Ogni volta che scegli di esplorare una parte di te stesso che hai represso, stai costruendo una relazione più forte con chi sei veramente. L'integrazione dell'ombra non solo ti libera da schemi distruttivi, ma ti permette anche di accedere a un livello di potere personale che non hai mai conosciuto. Questo potere non è fatto di controllo o perfezione, ma di autenticità. Quando smetti di combattere contro te stesso, scopri che hai molto più da offrire al mondo di quanto pensassi. Le tue relazioni diventano più profonde, i tuoi obiettivi più chiari e la tua vita più appagante. Ora voglio lasciarti con una sfida pratica. Ogni sera per una settimana, prendi qualche minuto per riflettere sulla tua giornata. Pensa a un momento in cui hai provato un'emozione intensa, come rabbia, paura o vergogna. Annota ciò che hai provato e chiediti: cosa mi stava dicendo questa emozione? Quale mio bisogno stava cercando di esprimere? Non giudicarti per ciò che scrivi. L'obiettivo non è cambiare immediatamente, ma comprendere. Questo semplice esercizio può essere l'inizio di una trasformazione profonda. La vita che desideri è più vicina di quanto pensi. Ogni passo verso la consapevolezza ti avvicina a una versione più autentica e libera di te stesso. Il viaggio non sarà sempre facile, ma sarà incredibilmente gratificante. E ricorda, non sei solo. Siamo tutti in questo percorso, cercando di integrare le nostre luci e ombre per vivere in modo più autentico. Ora tocca a te. Quale sarà il tuo prossimo passo? Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero ti sia piaciuto. Magari
Metti un like e un commento per farmelo sapere. In descrizione ti lascio altri interessanti approfondimenti su questo argomento. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici e a iscriverti al nostro canale per non perderti nessuno dei nostri contenuti. Al prossimo video! E ricorda che sei tu il capitano che decide la rotta della tua vita.